Oggi testiamo due microfoni, il T-Bone SC450 e il T-Bone SC1100. Era da un po' di tempo che volevo fare una comparazione tra questi due microfoni. Perché? Perché i microfoni della T-Bone, dal mio punto di vista, hanno un rapporto qualità-prezzo pazzesco. In questo caso stiamo parlando dell'SC1100 e dell'SC450. Allora, entrambi sono due microfoni a condensatore. Che cosa significa? Che in teoria non dovrebbero essere usati in ambienti non acusticamente trattati proprio perché, essendo molto sensibili, riprendono, oltre alla tua voce, qualsiasi rumore nella stanza e al di fuori della stanza. Però, a loro vantaggio, hanno uno spettro sonoro molto più ampio in grado di riprendere meglio tutte le frequenze della voce, soprattutto quelle medio-alte. Quindi ci sono pro e contro a entrambi i microfoni. Entrambi i microfoni stanno entrando puliti nel Tascam Mixcast 4 e in post-produzione non verrà aggiunto nessun effetto se non alzare il gain e portare tutto a meno 14 lufs. Ok? I cavi sono esattamente gli stessi, quindi non c'è assolutamente differenza. I due microfoni hanno una costruzione molto solida, arrivano entrambi con delle valigette, questa qui è molto più grande, questa qui è un po' più piccolina, ma valigette rigide, meravigliose. Entrambi hanno il ragno in dotazione, questo qui è un ragno tutto sommato economico, ma ci sta, questo qui è un ragno in grado di reggere un palazzo. Arriviamo ai dati tecnici di questi microfoni. Sul corpo di questi microfoni ci sono due switch, due qui e due lì. Però qual è la differenza? Questo qui ha uno switch meno 10 dB, quindi un attenuatore inutile per la voce parlata, più per riprendere fonti sonore molto forti, e un filtro in grado di attenuare tutte quelle frequenze bassissime all'interno delle quali ci possono essere rumori. Questo microfono qui ha comunque un filtro, è uguale a questo, quindi per rimuovere tutti i rumori nelle bassissime frequenze, ma davanti ha uno switch a 3 posizioni, pattern polare cardioide, omnidirezionale e figura 8. Omnidirezionale significa che riprende tutto intorno a 360 gradi, figura 8 significa che riprende avanti e dietro, quindi ottimo se vuoi fare un podcast con un solo microfono e due voci. La capsula di questo microfono è più grande, la capsula di questo microfono è un po' più piccola. La costruzione è molto solida e entrambi stanno entrando, come ti dicevo prima, nel Tascam Mixcast 4 e in questo caso entrambi i microfoni hanno lo stesso gain, ovvero 25. Stavo controllando prima questo, sì. Entrambi i microfoni hanno 25 di gain, quindi vuol dire che hanno lo stesso livello sonoro, ok? Allora, arriviamo ai dati più interessanti, il prezzo. Questo qui costa 144 euro, questo qui 81 euro. Sì, lo so, hai sentito bene. Soprattutto questi prezzi in relazione a quello che stai sentendo. Quindi ti chiedo di, nel caso in cui tu non l'abbia ancora fatto, ferma questo video, metti pausa, vai a prendere le migliori cuffie che hai a disposizione, ritorna qui, rimetti play al video e riascoltalo, perché se lo ascolti dagli auricolari del telefono o dalle casse del telefono o da quelle del computer portatile, non riesci a sentire la differenza, ok? Quindi fai questa cosa, altrimenti il video diventa inutile. Sono due microfoni che a me piacciono tantissimo. Se hai visto i vari video di unboxing, i vari video di review dei singoli microfoni, questo l'ho comparato già ad altri microfoni, insomma ti sei reso conto come questi microfoni suonano veramente, veramente bene. Soprattutto in funzione del costo. Quindi la domanda potrebbe essere, se ti piacciono entrambi, vale la pena spendere 144 euro per avere questo o tutto sommato va bene spendere 81 euro per avere questo? Allora, innanzitutto dipende dal suono, perché nel momento in cui dobbiamo scegliere un microfono, soprattutto se è il primo microfono o se comunque stiamo mettendo da parte dei soldi da tempo per poter comprare il microfono, è bene spendere il giusto per portare a casa un prodotto che ci dura nel tempo. Non tanto da un punto di vista proprio di durata del prodotto, perché questi due secondo me resistono a vita per come sono costruiti, ma quanto perché ci deve piacere. Quindi, secondo me, se ti piace questo, arriva a 144, fai dei sacrifici e arriva a 144, se invece ti piace questo, meglio, risparmi dei soldi e con soltanto 81 euro hai un microfono che, come stai sentendo, suona molto bene. Ok, quindi sì, 144, ma perché ha una costruzione diversa, perché soprattutto ha uno switch a 3 pattern polari. Se questa funzionalità a te non serve, perché come me registri soltanto la voce parlata e quindi ti serve soltanto la modalità cardioide,
e ti piace il suono di questo, tutto sommato prendi questo, ok? Quindi sì, ok, lo switch a 3 posizioni, ma se non ti serve è comunque una caratteristica che fa salire il prezzo. Poi, se preferisci il suono di questo al suono di questo, è un altro discorso, ok? Bene, che dirti, io credo che siano 2 microfoni veramente, veramente interessanti, soprattutto in relazione al prezzo. Sono 2 microfoni che, come stai sentendo, fanno uscire una voce già buona. Io non sto applicando nessun effetto, come dicevo all'inizio, quindi il suono è esattamente quello che viene fuori dai microfoni, senza aggiunta di nulla. Né equalizzatore, né compressore, né dester, né noise gate, niente, ok? Proprio per farti rendere conto quanto questi microfoni già puliti possono darti un suono tutto sommato decente. Che dire, io amo questo microfono, nel senso che è un microfono col quale faccio registrazioni serie, faccio voice over, faccio spot, faccio una serie di cose con questo microfono, ma ti devo dire la verità, se non avessi avuto questo qui sarebbe stato uno dei miei microfoni preferiti, perché per 81 euro, non so come si fa a creare un microfono così fatto bene, sia da un punto di vista estetico, di struttura di materiali, ma soprattutto di suono, con 81 euro, cioè vendendolo al pubblico 81 euro. Non lo so, sono veramente stupito da come a volte ci siano dei prodotti che costano poco, e ne ho recensiti diversi sul mio sito, che però riescono a darti un suono che, caspita, ti lasciano veramente a bocca aperta, ok? Bene, io credo di averti raccontato tutto su questi 2 microfoni, nel frattempo tu hai visto uno switch, quindi sono passato dall'SC450 all'SC1100 in modo da sentire la differenza di suono dei microfoni e farti prendere una decisione. Poi te ne può piacere uno, ti possono piacere entrambi, non te ne può piacere nessuno, ci sta. Magari fammelo sapere nei commenti se ti piace uno dei 2 particolarmente, se non ti piace nessuno dei 2 o se tutte e 2 ti piacciono e quindi sei ancora più confuso rispetto a prima, perché adesso la scelta non è più tra uno ma tra 2. Va bene? Io ti ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!